Vediamo come gestire le singole branche e soprattutto come gestire la cima. Intanto vi dico che ogni singola branca deve essere, soprattutto se la pianta è adulta, deve essere considerata diciamo come un'entità a sé stante, quindi ogni branca ha la sua entità, consideratela un'entità a sé stante dal resto della pianta. Per cui gli interventi che si fanno su una branca si ripercuotono chiaramente su quella singola branca e non sul resto della pianta. La cima come deve essere? Intanto la singola branca durante la potatura bisogna considerare che alla fine deve presentarsi con un andamento triangolare o piramidale come volete. Quindi si parte sempre dall'apice scegliendo un prolungamento, cioè dire un ramo che faccia da cima. E questo prolungamento possibilmente deve essere un prolungamento diciamo indirizzato verso l'esterno e scegliendo un ramo diciamo con un angolo di inserzione abbastanza largo, quindi non un ramo vigoroso ma un ramo di media vigoria. Ora, se noi consideriamo la punta di questa branca, chiaramente noi dobbiamo andare a scegliere quello che sarà il nostro prolungamento. Allora, facciamo la scelta del nostro prolungamento, quindi osserviamo la nostra branca e cerchiamo di verificare quale può essere il prolungamento, facendo in modo che la branca abbia una certa linearità. Volendo noi possiamo interrompere questa e scegliere come prolungamento questo ramo qua. Questo ramo, come possiamo notare, è un ramo che ha una posizione privilegiata rispetto agli altri rami, perché si trova in una posizione verticale e quindi questo ramo può assumere una vigoria elevata. Questo è un rametto secco e lo togliamo. Ecco, come vedete la cima l'abbiamo ridotta notevolmente. Adesso, andando verso il basso, noi possiamo fare in modo di lasciare rami molto più lunghi rispetto a quelli che abbiamo lasciato in punta. Nella scelta elimineremo i rami troppo vigorosi e troppo forti, come questo. Il taglio dobbiamo farlo nel rispetto del collare. Il collare di corteccia è il punto di separazione tra i tessuti della branca e i tessuti del ramo. È una sorta di protuberanza che, come possiamo vedere, è questa sorta di rigonfiamento, per cui il taglio deve essere fatto sfiorando il collare di corteccia. Questo è il taglio corretto. Poi notiamo che questi rami non sono inseriti sul dorso ma sono inseriti lateralmente, per cui i rami laterali subiscono una vigoria inferiore, per cui questi rami laterali li lasciamo. Qua vediamo che ci sono troppi rami vicini, quindi questo è un ramo di medio vigore e possiamo lasciarlo, anche se si trova un po' diciamo di schiena. Faremo un nostro diradamento lasciando sempre i rami che nascono lateralmente alla branca. Toglieremo il secco, che qua vediamo che c'è qualche rametto secco. Di questi due rami, vedete, questo è più verticale, però abbiamo un altro ramo che nasce lateralmente alla branca, quindi io preferisco lasciare il ramo laterale e tolgo quello sul dorso. Scendendo ancora possiamo notare che questa branca è abbastanza grossa, abbiamo un po' di secco, quindi segno di malattie fungine, probabilmente è monilia, e quindi potremmo anche pensare eventualmente di toglierla, oppure possiamo ridurre facendo un taglio di ritorno e eliminando i rami che nascono di schiena.
lasciando quelli laterali. Scendendo ancora possiamo notare che in questo punto noi abbiamo una sovrapposizione di branche, quindi due branche una sopra l'altra. È chiaro che una di queste deve andare via, quindi adesso elimineremo questa di sotto, prendiamo il nostro seghezzino e elimineremo questa branca qua.